In questo episodio di K-News, per Yuna e Idan la matematica è un'opinione. Lisa fa record ancora prima di arrivare. Won-Oh è pronto a tornare, ma non solo lui. E poi il nostro accadde oggi e tanto altro, solo nelle nostre K-News. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad un nuovo episodio di K-News. Questa settimana, 3 settembre, non c'è niente, non ho trovato niente, nessuna festa mondiale, quindi partiamo belli, diretti, lisci con le nostre K-News, più veloci della luce. Apriamo con quello che inevitabilmente è stato il gruppo più chiacchierato dell'ultima settimana. Come era lecito attendersi, gli Stray Kids sono tornati con tutta la loro energia e potenza con l'album No Easy e hanno subito iniziato a mietere record. Complice anche il successo di Kingdom e il Super 2020 in cui hanno fatto uscire pezzi di alto livello come Guts Menu e Backdoor. Le vendite del nuovo disco sono schizzate alle stelle. Hanteo Chart ha riferito che il lavoro ha superato le 641.000 copie nella prima settimana, il triplo rispetto a In Life uscito lo scorso anno. Non solo, la title track Thunderous ha raggiunto la vetta delle classifiche iTunes in 52 paesi del mondo, numeri che confermano la crescita del gruppo sempre più tra i grandi della scena K-pop. E se la scorsa settimana vi abbiamo parlato di un nuovo amore, di una piccola vita che sta per nascere, questa volta, visto che in fondo siamo dei romanticoni, vi parliamo di un amore ormai consolidato che però sta per prendere una nuova piega dal punto di vista professionale. La P-Nation infatti ha annunciato che il 9 settembre uscirà il primo album di Yuna e Dan dal titolo 1+1 uguale 1, che stia a simboleggiare che i due artisti insieme sono una cosa sola? Beh, se prima lo erano nell'intimità, ora lo saranno anche sul palcoscenico, un unico duo pronto a farci sognare. Nuovo comeback in arrivo per il nostro caro amico Won-Oh, che a pochi mesi di distanza da Love Synonym Part 2, uscito a febbraio, è pronto a tornare con nuova musica. L'artista ha infatti annunciato l'uscita del suo secondo mini album dal titolo Blue Letter, previsto per il 14 settembre. Le aspettative, visto il talento e la fama dell'idol, non possono che essere altissime, ma a dire la verità il suo ritorno non è la notizia più importante della settimana. Won-Oh infatti ha anche cambiato lavoro. Ricorderete forse che sul suo profilo Instagram si era definito proprietario di un negozio di ciambelle, diventando presto il nostro pasticcere preferito. Ora la descrizione nella sua biografia è cambiata, diventando ufficialmente una guida turistica. Avrà in qualche modo a che fare con il nuovo progetto? Il debutto da solista non è ancora arrivato, ma Lisa si conferma ancora una volta una forza della natura, come tutto il resto delle Blackpink. L'affetto dei Blink non viene mai meno ed è così che prima ancora dell'uscita del suo primo album da solista, l'idol di origine thailandese ha già fatto registrare numeri da capogiro. In pochissimi giorni la Lisa, questo è il titolo del disco che poi è anche il suo nome reale, ha superato quota 700.000 preordini. C'è solo da immaginare quali cifre possa raggiungere prima e dopo la pubblicazione effettiva prevista per il 10 settembre. Jungkook dei BTS sbarca in Piazza Duomo. Detto così probabilmente stiamo già gettando nel panico migliaia di fan italiani. Freniamo gli entusiasmi, non stiamo parlando del membro in carne e ossa, ma comunque di una notizia che potrebbe far piacere a tanti ARMY. La fanbase cinese dell'idol sta promuovendo una grande iniziativa in occasione del compleanno di uno degli idol più amati e una delle location scelte per il progetto è proprio Piazza del Duomo a Milano. Nella giornata di mercoledì 1 settembre le immagini del membro più piccolo dei BTS sono state mostrate per 900 volte nell'arco di 24 ore sulle facciate del Palazzo Reale e dello store della Mondadori. Sicuramente una bella emozione per tutti coloro che si sono trovati in zona. E da buoni paparapa chiudiamo annunciando il ritorno delle nostre bravissime sorelle, la nostra controparte femminile, ovvero le Mamamoo, che si stanno preparando a far uscire un best of. Non una classica raccolta con brani già registrati, ma una vera e propria rivisitazione dei loro più grandi successi. Le ragazze incideranno infatti nuove versioni delle precedenti title track e delle B-side più amate. Si tratterà del primo lavoro da quando Win ha deciso di non rinnovare il contratto con la RBW. Tuttavia, come già annunciato in precedenza, continuerà a promuovere con le altre ragazze. Ed ora, come sempre, ci facciamo il nostro bellissimo viaggio nel tempo e diamo la parola a Simon. Amici, ciao a tutti, come state? Ben ritrovati in una nuova puntata di Accadde Oggi. Come promesso, pur avendo dovuto salutare le live del venerdì sera, continuo carichissimo con la mia rubrica settimanale, che vi riporta indietro nel tempo per scoprire i comeback più belli degli scorsi anni, proprio in questo periodo.
ma soprattutto quelli che non mi danno problemi di pronuncia né con i titoli né con gli artisti. Oggi vi riporto dunque al 3 settembre del 2018 per l'uscita di We Go Up degli NCT Dream. Secondo EP del sottogruppo degli incontabili NCT, ha fatto seguito al debutto con The First e al primo EP We Young dell'anno prima. Contiene 6 tracce, di cui l'ultima non è altro che We Go Up, la title, ma versione in mandarino, perché la vitamina C serve sempre. Tanto per cambiare, il lavoro ha raggiunto la vetta delle classifiche coreane, un vero must per un gruppo che negli anni ha poi scritto molte altre pagine di traguardi. Ma questa è un'altra storia. E ringraziamo Simon per il viaggio del tempo, io vi ringrazio, questa è stata una puntata molto flash, senza grandi informazioni divertenti che poi non so neanche se facciano tanto ridere. Le giornate mondiali, non posso far altro che invitarvi alla prossima settimana e augurarvi uno splendido weekend. Ciao a tutti!